Ciao a tutti ragazzi, sto facendo questa puntata, diciamo questo video, perché dopo aver fatto tempo fa, sempre qui a casa di Marco Ballarani, che vi saluta e che è qui con me, dopo aver fatto, diciamo, una specie di review del Krumar 7, ho ricevuto un sacco di domande, di richieste a riguardo, e soprattutto mi chiedevate della tastiera, poi dei suoni, poi sarà meglio questo piuttosto che altre cose. Allora ho pensato che fosse importante così approfondire un po'. Approfondire nel senso che io adesso vi ho fatto un esempio utilizzando due strumenti che non sono stati calibrati fra loro. Mi spiego meglio. Il Krumar permette con l'editor di entrare nel dettaglio veramente in modo molto preciso di quelle che sono le caratteristiche del Rhodes che si vuole riprodurre, perché ha modelli fisici. Però già così, partendo dal nulla, cioè praticamente da questo Stage 73, che tra l'altro è un Mark 5, quindi voglio dire, questa è una prova veramente così, diciamo, abbastanza volutamente perché qui di là c'è un Mark 1 che potremmo provare, ma questo era per farvi capire che fondamentalmente questo strumento vi fa trovare subito a vostro agio con quello che è il possibile risultato di uno strumento che veramente, voglio dire, so che questa prova non serve a niente, perché poi quello che, cioè quando vi fanno quella cosa lì, io non c'entra niente, perché se io poi faccio così, è qui che sento se. Il problema qual è? La dinamica, cioè se io se mi metto qua con cura e trovo la stessa dinamica, io ho il risultato praticamente pressoché identico. Cioè, da purista, rompipalle a dei livelli agghiaccianti riguardo al Rhodes, io vi garantisco che è solo una questione dinamica. Il risultato, l'effetto, lui lo fa veramente proprio com'è. Chiaramente questa questione della dinamica si può cioè, aggiustare, si può cercare di aggiustare. Con questa tastiera si può arrivare a un certo punto, diciamo, di aderenza allo strumento reale, perché qui dentro c'è una meccanica di un certo tipo che vi ridà una sensazione un po' particolare. Qui c'è una tastiera che è la TP100, che chiaramente è nell'occhio del ciclone da anni, perché è criticata piuttosto che a chi piace, a chi non piace, ma comunque in ogni caso non si potrà mai avere questo risultato qua. Però se uno si mette lì, anche con, se trovo il punto di dinamica uguale, è pazzesco quanti ce ne sono, perché qui è infinita la cosa, no? Quindi, cioè, non so come dire, se mi addentro e cerco di interagire anche con quello che poi vedremo è l'editor, io raggiungo un risultato che ora chiaramente qui ci sono dei errori, no, che nascono dalle armoniche che si incontrano. Qui è un po' più preciso, però sentite che la stanza interna, cioè diciamo sentite? Se siete in cuffia, ascoltate con cura. Cioè, stiamo parlando di dettagli veramente pazzeschi. Ecco, un'altra cosa importante che volevo chiarire. Tutti mi chiedono, ma è il Legend o il Krumar? Allora, io del Legend ho provato un prototipo, che è quello che vedete nel video del Legend. Dentro quel prototipo alcuni suoni non erano terminati, e il suono di piano è cambiato, quindi
è un buon modo per capire che è un bello strumento, ma non è un modo per capire com'è adesso. Quindi vi consiglio, a meno che io spero di poterlo provare definitivamente a breve, ma vi consiglio di provarlo. Per quello che riguarda la tastiera, cosa più importante, anche quello monta la TP100. Quando io ho provato quel prototipo, aveva una TP100 che mi è stato detto fosse nuova, cioè nel senso di nuova generazione. Io non potevo immaginare dipendesse dal grasso, ma a quanto pare in questo modello dipende da quello. E magari qualcuno dice: ma va, ma cosa stai dicendo? Ma non è possibile. Così ci hanno detto. Io non lo so, questo non lo posso sapere. Fatto sta che quello che so è che era veramente diversa da questa. E su questo non ci piove. Che poi sia per il grasso, sia perché hanno fatto delle modifiche che io non conosco, comunque a quanto pare non c'è una new TP100. Non è che se andate sul sito c'è una nuova TP100. Ecco, questo era il discorso. Infatti, anche il 7, se andate da Lucky Music, c'è un 7 che è diverso da questo, probabilmente perché la TP100 che monta utilizza un grasso differente, oppure c'è qualcos'altro che non sappiamo. Se qualcuno ce lo fa sapere sarebbe fantastico, perché voglio dire, sarebbe un modo anche per, che ne so, dire: ma cosa devo fare per farla diventare come quella? Magari c'è un sistema, no? Vengono montate sui migliori brand del mondo. Quindi voglio dire, la tastiera è il cuore dello strumento, è una tastiera lo strumento, quindi è importantissimo, no? Se uno, diciamo anche in maniera così, fai da te, può aiutare la tastiera a migliorare, perché no? Da un altro punto di vista volevo dirvi che, a parte risuonare un po' per rientrare nel clima. Cioè non si tratta più di quella sensazione che dà il campione dove dici: caspita, bello, mi ricorda, perché il campione è la fotografia di quella cosa lì, allora ricorda magari un'incisione, un disco, una registrazione, un modo di registrare il Rhodes. Qui adesso noi stiamo entrando dritti, senza effetti e senza niente. Questo è dritto dentro nella scheda, non c'è niente. Non so come dire, di partenza qui dentro c'è quel suono lì. E c'è in varie modalità, nel senso che lo possiamo, come dicevo, modellare a nostro piacimento. Senza parlare del fatto che qui abbiamo tutta una serie di possibilità. Questo non significa che sostituisce un Rhodes. Un Rhodes è una cosa diversa, è una cosa che ha una fisica sua reale, è uno strumento elettromeccanico, è un altro discorso. Uno se lo compra per motivi che vanno al di là, cioè che non c'entra niente. Se qualcuno vuole comprarsi un Rhodes, si compra un Rhodes. Questo fa il Rhodes, fa mille cose, è una tastiera che fa mille cose. Tra tutte queste mille cose che fa, il Rhodes lo fa a questo livello qua. Ora volevo farvi sentire anche come reagiscono agli effetti. Infatti volevo mettere un phaser. Allora, chiaramente il Rhodes è mono. Adesso io cercherò di mettere in mono anche lui per darvi una resa che sia, insomma. Qui è tutto veramente, tutto dipende. Quando sentite le differenze dite: però, perché lo so, poi come quando si vedono questi video, no? Però è diverso. Sì, non può essere uguale, ma vi garantisco che se vi mettete lì e piano piano trovate il punto giusto con la dinamica, come state suonando l'altro, veramente la differenza sta proprio nel fatto che questo è un Rhodes vero e questo non lo è. Questo sta uscendo, cioè questo fa un'altra cosa, ne fa altre, però è veramente in cuffia.
questo non perde le basse, ma voglio dire, per esempio, anche lì. Ecco, facendo questa cosa, per esempio, con l'equalizzatore già. Cioè, insomma, poi chiaramente tutte queste cose che state sentendo, come dicevo, si possono aggiustare. Tornerei in purezza. Ecco, vedete. Poi voglio dire, insomma, questa è una cosa analogica e questa è una cosa digitale. Cioè, non so come dire, è difficile che le cose digitali abbiano un'anima così viva, non so come dire, così come se qualcosa succedesse sul serio, ecco. È una cosa che è stata fatta veramente con cura e con amore per questo strumento e per tutti gli strumenti che contiene, perché poi chiaramente uno dice sì, vabbè, il rozzo è un'altra cosa. Ho capito, adesso infatti passiamo al Wurlitzer. Per esempio, adesso Marco sta con l'applicazione, perché la figata è anche che con l'applicazione da là lui praticamente sta dicendo che cosa fare alla tastiera, col telefono praticamente. Stiamo cambiando un po' di suoni. Per esempio, questo qui è un Hard Dines, che non è niente male. Un po' più cattivello. A questo punto magari gli diamo un po' di. Lì puoi dare un po' di basse. Ci sono già al massimo? L'ho alzato io. Ok, adesso è al massimo. Pazzesco. Cioè. E poi qui il problema è la dinamica. Se io abbasso la dinamica troviamo proprio lo stesso punto. Sentite? Sentite? Possiamo provare altri modelli, chiaramente per ognuno dei modelli poi c'è una fila così di parametri che riguardano l'attacco, la distanza dei pick up, tutto, c'è qualsiasi cosa. Questo è il dyno, bello. Un po' esagerato questo qui. Aspetta che tolgo l'equalizzazione. Ecco, Marco si sta è entrato nel videogame e infatti ha aumentato al massimo la. Sentite, praticamente c'è più dark, pazzesco comunque. Sto un po' scuro, comunque devo dire che quello default è veramente incredibile. Ok, va bene.
Era giusto per farvene sentire qualcuno. Insomma, il livello è questo qua. Questa settimana ci siamo visti con il Rhodes, poi adesso faccio tutta un'altra puntata sugli altri suoni, diciamo, nel senso che il Rhodes chiaramente meritava un'attenzione particolare. Poi adesso divido in due, nel senso che è tanta roba. Facciamo anche il Wurlitzer e poi tutte le altre cose gli ridiamo un'occhiata, clavinet e tutto il resto. Abbiamo dedicato una puntata a Rhodes perché fondamentalmente dalla forma si intuisce che insomma così l'ispirazione sia arrivata da quello, no? Quindi voglio dire, comunque è bellissimo anche da vedere, anche se voi non potete vederlo, ma insomma voglio dire, si trova con fotografie ovunque. Anzi, adesso facciamo un bel video magari così di Una carrellata. una carrellata. E poi è italiano, ragazzi, cioè nel senso, l'ideazione è italiana, quindi questa è una cosa che insomma, va sostenuta. Bisognerebbe dire parte italiana e parte europea. È parte italiano e parte europeo. Questa è una battuta che Woody Allen ha suggerito a Marco Ballarani. Ci vediamo. Ringrazio Marco, ringrazio chiaramente Krumar, anche se non è mio, non me l'hanno dato, non c'è assolutamente come in tutti i miei video, questo è importante che lo sappiate, non c'è nessun legame con le aziende, a parte in alcuni casi, ma dove cioè, legami che non hanno evitato che io dicessi comunque quello che pensavo nel bene e nel male della tastiera che utilizzavo, e poi anche perché se, insomma, se alla fine l'ho usata live è perché mi piaceva, perché altrimenti non l'avrei fatto. Per il resto sono tutte tastiere che mi capitano o che compro e poi vendo, oppure che Marco Ballarani mi presta praticamente. Quindi ragazzi, penso abbia distorto costantemente il microfono, ma fa niente, ormai è andata così. Ringrazio ancora Marco e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, cliccate ovunque per sapere tutti i giorni quello che fa, in realtà rompo le balle una volta solo alla settimana. Ciao ciao!